Buon lunedì 14 giugno e bentrovati sul podcast. Oggi formato classico di news con un sacco di cose che stanno succedendo molto velocemente a Walt Disney World. Infatti abbiamo già un altro cambiamento in fatto di mascherine, un rumor abbastanza serio, qualche indizio sulla questione Fast Pass e molto altro. Partiamo subito, io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Iniziamo dal tema mascherine, che ormai è diventato un classico perché ci sono cambiamenti davvero ogni settimana. Dopo ulteriori alleggerimenti delle norme Covid nella contea in cui si trova Walt Disney World, Disney ha deciso di cambiare di nuovo le regole per quanto riguarda appunto le mascherine, applicando quello che avevamo già visto agli Universal Studios. Quindi da domani 15 giugno le mascherine saranno opzionali per le persone vaccinate in quasi tutte le aree. Questo vuol dire che dal cambiamento precedente ora le mascherine sono facoltative praticamente dappertutto, fatta eccezione per i trasporti, ma anche per le file al chiuso, le attrazioni eccetera, ormai le mascherine sono opzionali. Come sappiamo, Disney è ferma nel non voler distinguere tra vaccinati e non vaccinati, dunque non si chiederà mai la prova di vaccinazione e di conseguenza in pratica questo vuol dire che chiunque può decidere di non portare le mascherine. C'è un cambiamento anche per quanto riguarda i cast members che, nonostante debbano ancora indossare le mascherine, ora sono esentati dall'indossare le protezioni di plastica aggiuntive, praticamente quegli schermi di plastica che indossavano sopra la mascherina, che finora appunto dovevano portare. Insomma, un alleggerimento delle norme anche per loro, ma non radicale come quello che hanno fatto invece agli Universal Studios, che ricordo li prendiamo sempre in considerazione perché sono proprio i vicini di casa e i primi competitors dei parchi Disney, che hanno invece annunciato che i team members, che sono praticamente i loro cast members, non devono più indossare mascherine all'aperto se sono stati vaccinati. Quindi, se agli Universal sono già un passo più avanti nel normalizzare, insomma, il non uso delle mascherine, Disney probabilmente si adeguerà nelle prossime settimane. Questo è un trend che abbiamo visto già da tempo, il fatto che in generale Universal sia sempre un po' più rilassata per quanto riguarda le norme anti-Covid e Disney prenda praticamente le stesse decisioni con un ritardo di 1 o 2 settimane. Quindi il prossimo cambiamento che ci aspettiamo sarà appunto riguardo i cast members che, se vaccinati, probabilmente non dovranno più indossare mascherine quando lavorano all'aperto. Voglio tornare ora brevemente alla questione dei Fast Pass perché ci sono dei movimenti quantomeno sospetti su questo argomento. Allora, come vi ricorderete, i Fast Pass, che sono appunto queste opzioni gratuite di saltare la fila per un numero variabile di attrazioni nei parchi Disney, erano stati sospesi alla riapertura dei parchi nel luglio scorso. Da quel momento, praticamente per un anno ormai, l'unica opzione per visitare le attrazioni era la classica stand-by line, quindi la fila fisica. Quindi se prima all'ingresso delle attrazioni si potevano vedere un ingresso Fast Pass e un ingresso stand-by, nell'ultimo anno queste due scritte erano state coperte in quasi tutte le attrazioni, praticamente creando una fila unica per chiunque. E questo è quello che è successo negli ultimi giorni. Pare che sia rispuntata all'ingresso di molte attrazioni la parola stand-by, facendo quindi presupporre che ci si stia muovendo per il ridividere le file stand-by da... E qui c'è il punto interrogativo. Negli ultimi mesi infatti ci sono stati un sacco di speculazioni per quanto riguarda i Fast Pass. Non si capisce bene se ritorneranno i normali Fast Pass, se ci saranno Fast Pass a pagamento come a Disneyland California e all'Universal, se ci sarà una fila virtuale per le attrazioni con un sistema completamente nuovo. Insomma, non è ancora chiaro cosa succederà,
ma potremmo avere risposte su questo a breve, visto che tutte le attrazioni si stanno già adeguando a questo qualcosa di aggiuntivo che dovrebbe arrivare presto. Luglio sarà un mese molto cruciale per i parchi Disney perché chiaramente all'inizio di luglio c'è il 4 luglio, che è una delle pochissime feste negli Stati Uniti durante l'anno, e in generale la chiusura delle scuole nelle prossime settimane e così via. Quindi l'inizio ufficiale dell'estate e anche l'inizio di nuovi eventi a Disney World, per esempio il Food and Wine Festival ad Epcot e così via. Sicuramente vedremo molta più gente interessata ad andare a Disney World, non mi stupirebbe se qualche capienza di qualche parco sarà ulteriormente accresciuta, ma questo potrebbe essere il punto giusto per appunto svelare cosa succederà con i Fast Pass. A proposito del 4 luglio, che è appunto la festa dell'indipendenza americana, un rumor sta circolando già da diversi giorni e questo rumor praticamente dice che Disney stia pensando di reintrodurre i fuochi d'artificio, anche questi sospesi dopo la chiusura di Disney World, proprio in questa occasione. Nei giorni scorsi ci sono stati test per i fuochi d'artificio sia ad Epcot che a Magic Kingdom e dunque è abbastanza fondato sperare di rivedere i fuochi d'artificio e tornare per questa occasione. A proposito di cose che ritornano nei parchi, settimana scorsa è ufficialmente tornato il rope drop. Per chi non lo sapesse, il rope drop, che significa letteralmente il far cadere la corda, è il nome con cui la Disney chiama il fatto di aprire i parchi prima dell'orario ufficiale in modo da permettere agli ospiti di raggiungere determinate aree del parco e praticamente aspettare l'apertura del parco ufficiale già piazzati per raggiungere le loro prime attrazioni praticamente senza fila. Il rope drop è una tecnica utilissima per attrazioni molto popolari come Flight of Passage a Pandora, Slinky Dog a Toy Story o ancora Big Thunder Mountain o Seven Dwarfs a Magic Kingdom, o se pensiamo ad Epcot probabilmente la più comune è Frozen. Dopo la riapertura di luglio scorso, il rope drop era stato praticamente abolito poiché Disney apriva i parchi, le attrazioni praticamente allo stesso tempo e quindi praticamente impedendo alle persone di accedere ai parchi in anticipo e andare già verso le attrazioni scelte, diciamo. Ora, anche come abbiamo detto, in vista di molti più ospiti in arrivo nei parchi Disney, si è deciso di riaprire i parchi in anticipo e dunque dare la possibilità alle persone di fare rope drop. Quindi, per esempio, nonostante l'orario ufficiale di apertura di Epcot sia alle 11, pare che il parco darà la possibilità ai guest di entrare già a partire dalle 10, praticamente sparpagliandosi per il parco e sicuramente iniziare a spendere soldi facendo colazione o altre attività, insomma, e aspettare l'apertura delle attrazioni che sarà alle 11 come da orario ufficiale. Insomma, su Rope Drop e strategie varie per visitare i parchi se ne è parlato e se ne parlerà sicuramente di nuovo, ma sappiate che l'orario ufficiale di apertura dei parchi vale per le attrazioni, ma non necessariamente per l'effettiva entrata nei parchi, che di solito è 45 minuti, un'ora prima. Dunque, se volete essere tra i primi e saltare qualche fila per qualche attrazione, ricordatevi di questo rope drop perché è veramente molto importante. Altra cosa che ha quasi del miracoloso che è successa questa settimana è che abbiamo avuto finalmente notizie concrete su Space 220, che è il ristorante con ambientazione spaziale che avrebbe dovuto aprire ad Epcot già un paio di anni fa. Ecco, finalmente è stato annunciato che l'apertura di questo ristorante, se non ci saranno ulteriori complicazioni, sarà questo autunno e non c'è da stupirsi se la data scelta sarà sempre attorno al 1° ottobre, data appunto in cui non solo si festeggerà il 50° a Magic Kingdom, ma vedrà probabilmente anche l'inizio del nuovo spettacolo serale di Epcot, Harmonious, quello dei Taco della Morte in mezzo alla laguna del World Showcase, sempre ad Epcot anche l'apertura di Ratatouille nel padiglione francese e l'inizio di spettacoli di luce in tutti e 4 i simboli dei 4 parchi. Oltre a questo, tra l'altro, un rumor degli ultimi giorni, pare che per quanto riguarda
Magic Kingdom, non solo il castello sarà illuminato con proiezioni particolari nelle serate durante il cinquantesimo, ma pare che tutta Main Street possa essere appunto illuminata con proiezioni a tema. Questa non è una cosa completamente nuova, perché le proiezioni su tutta la Main Street sono cose che abbiamo già visto qualche anno per le feste di Natale, ma sicuramente se facessero una cosa del genere anche per il cinquantesimo sarebbe sicuramente una bella sorpresa per chi ha Magic Kingdom durante l'anniversario. Insomma, il 1° ottobre sarà un giorno intenso per tutta Disney World e sicuramente non mancheranno le sorprese. Tornando a Space 220, sapremo con certezza abbastanza presto la data ufficiale, perché vi ricordo che in questo momento le prenotazioni per i ristoranti sono fissate a 60 giorni di anticipo. Dunque, se questo ristorante aprisse effettivamente a inizio ottobre, già a inizio agosto dovrebbe essere possibile prenotare un tavolo e quindi sapremo con certezza che il ristorante aprirà in tempo. Piccolo aggiornamento sull'episodio di settimana scorsa, che vi ricordo è stato completamente dedicato ai lavori in corso nei parchi di Walt Disney World, e chiaramente, visto che ne ho parlato, ci sono già delle novità. Allora, prima di tutto, a quanto pare ci sono nuovi permessi di costruzione per Guardians of the Galaxy. Mi ero un po' lamentata del fatto che non c'erano progressi su questa attrazione, e invece probabilmente grazie a questi nuovi permessi vedremo delle squadre al lavoro su questa attrazione molto presto. Anche Big Thunder Mountain ha chiuso per qualche giorno per piccola manutenzione, ma nulla di serio, praticamente il coaster riaprirà già in questi giorni. E non ne avevo parlato nell'episodio precedente appunto perché è una cosa talmente minima e veloce, anche perché Big Thunder Mountain è stato chiuso per 4 mesi per una ristrutturazione significativa nel 2016, quindi si sapeva già che questa volta sarebbe stata una cosa molto molto breve. Parlando di cose che non funzionano invece, per la seconda volta in pochissimi giorni c'è stato praticamente un blackout quasi generale ad Animal Kingdom, che ha causato la chiusura di molte attrazioni e chiaramente anche un po' di caos tra gli ospiti del parco. Allo stesso tempo anche lo Skyliner, che è appunto questo sistema di gondole che connette 3-4 resorts con Epcot e gli Hollywood Studios, ha avuto l'ennesimo incidente, fortunatamente senza conseguenze serie, ma insomma ha creato un po' di problemi con ospiti fermi sulle cabine per delle buone mezz'ore e così via. Insomma, di nuovo, nulla di serio, lo Skyliner ha riaperto senza problemi, però insomma, dalla sua apertura un paio di anni fa è una cosa abbastanza ricorrente che lo Skyliner abbia problemi. La scorsa settimana poi sono usciti più dettagli sul Food and Wine Festival, che è questo festival del cibo e del vino che aprirà ad Epcot a metà luglio e arriverà fino a novembre. Ci sono nuovi chioschi di cibo, nuovo intrattenimento, insomma, come vi ho già annunciato, non sarà più una cosa minima come abbiamo visto lo scorso anno, ma sarà un festival completo con tutte le attività e con tutta l'offerta che avevamo visto pre-pandemia. E insomma, appena avremo un quadro completo di questo festival, probabilmente ne dedicherò una buona parte di un episodio, ma una cosa ve lo posso già dire: anche quest'anno probabilmente il chiosco italiano non sarà nella top 10 dei migliori chioschi. Sono già iniziate le scommesse, soprattutto tra bloggers americani, perché il chiosco italiano è sempre veramente uno dei peggiori, quindi insomma un po' di orgoglio nazionale. Dato che siamo poi in tema di cibo, sono contenta di annunciare che Disney sta assumendo nuovi cast members per diversi ristoranti in giro per i parchi e per i resort. Settimana scorsa abbiamo parlato di Tusker House ad Animal Kingdom, che è uno dei ristoranti migliori del parco, e settimana scorsa è uscita anche la news che Ohana, uno dei migliori ristoranti di Walt Disney World che si trova al Polynesian Village Resort, aprirà molto presto per colazione e per cena.
C'è stato anche un po' un momento di panico tra i fan di questo ristorante quando sul nuovo menù non era menzionato uno dei piatti preferiti degli ospiti del Polynesian Village Resort, ma Disney ha corretto il tiro e i famosi noodles di Ohana sono tornati sul menù. Il Twitter storm che si era scatenato e così via è rientrato, diciamo brevemente. Altro ristorante che ha annunciato la sua riapertura è Sebastian's Bistro, che è il ristorante di ispirazione caraibica dedicata a Sebastian, appunto il migliore amico della Sirenetta, che si trova al Caribbean Beach Resort. Usciamo ora un attimo dai parchi Disney perché la scorsa settimana finalmente abbiamo anche scoperto la data di lancio per Behind the Attraction, la docuserie da 10 episodi sulle attrazioni dei parchi Disney. Questa serie, di cui vi avevo parlato qualche episodio fa, uscirà su Disney Plus il 16 luglio e ci racconterà la storia di come alcune attrazioni Disney sono diventate così iconiche tramite la narrazione degli Imagineers, dei fans ed altre persone che ci hanno lavorato in qualche modo dietro le quinte. Sono stati anche annunciati i titoli degli episodi, quindi avremo un episodio dedicato alla Jungle Cruise, uno sulla Haunted Mansion, Star Tours, Tower of Terror, una puntata sui castelli, una sul Disneyland Hotel e poi Space Mountain, It's a Small World, di cui vi ho già spoilerato la storia nell'ultimo episodio di Annata 71, una puntata sui mezzi di trasporto Disney e l'ultima puntata sarà invece dedicata alla Hall of Presidents, il cui focus sarà il primo audio animatronic ma realizzato, quello di Abraham Lincoln. Da quello che si legge dalla presentazione del format sembra che il focus sia molto verso i parchi della California, essendo molte versioni originali di queste attrazioni proprio a Disneyland, e un'altra cosa che ho notato è che i documentari creeranno dei paralleli tra vecchie e nuove attrazioni. Per esempio, nella descrizione della puntata su Star Tours c'è una lunga descrizione di Galaxy's Edge, sulla puntata di Space Mountain è citato Tron Life Cycle Run e così via. Insomma, potrebbe essere una cosa molto interessante, ma spero non sia troppo promozionale perché appunto ne rovinerebbe un po' la qualità. Sono comunque molto curiosa di vedere tutti e 10 questi episodi, vi ripeto, usciranno su Disney Plus il 16 luglio e vi ricordo che stiamo aspettando questa serie già dal 2019 e quindi siamo felici di sapere appunto la data del lancio ufficiale. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento invece questo giovedì per la terza puntata di Annata 71, il podcast nel podcast in cui vi parlo di Magic Kingdom nel giorno della sua apertura, il 1° ottobre del 1971. Vista l'uscita dei documentari di cui vi ho appena parlato su Disney Plus, vi ho chiesto se volevate in ogni caso che continuassi con Annata 71 e vi devo davvero ringraziare per l'incoraggiamento perché le risposte sono state molto positive. Quindi si continua e il terzo episodio uscirà appunto questo giovedì. Questa settimana poi chiaramente occhi puntati su Disneyland Paris perché riaprirà giovedì e non vedo l'ora di seguire tutti i nostri bloggers che sono sicuramente più esperti di me, che ci parleranno di tutte le novità di questo parco alla riapertura. Questo è tutto da parte mia, ci sentiamo giovedì e poi lunedì prossimo ancora per le news. Buona settimana!